Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati ancora una volta dagli amici del centro Porsche Bari, dove oggi scopriremo, forse la vedete già alle mie spalle, la nuova Porsche Panamera 2020. Ho qui la chiave della nuova Panamera Hybrid. Allora, da cosa vogliamo iniziare? Vi abbiamo mostrato tempo fa un'auto che si trova qui, alle mie spalle, la vedete laggiù, la nuova Porsche Taycan, la prima full electric. È importante il green per Porsche e ancora una volta, come vedete dal portatarga di questa Panamera, Porsche ha deciso di investire, andando un po' a rinnovare il modello, la sua ammiraglia Executive, ma non solo, perché qui accanto avete visto prima una mini preview quando vi ho mostrato la Taycan, c'è anche la versione rinnovata, il facelift della Panamera Sport Turismo, che peraltro abbiamo guidato e dopo ve ne parlo. Ma partiamo dalla Panamera nella versione, se vogliamo, berlina, quella senza il baule da station wagon, non la shooting brake, insomma la versione executive della Panamera 2020-2021. I cambiamenti estetici diciamo che non si notano a primissimo impatto perché sono più che altro dei dettagli. A cambiare è proprio la sostanza. Squadra che vince, per questa volta la forma, non cambia troppo. Sono presenti sempre i gruppi ottici a forma di goccia con i 4 singoli elementi LED riconoscibilissimi. È cambiata molto la parte inferiore con delle prese d'aria più pronunciate. Abbiamo anche i LED diurni che in alcune versioni sono stati rinnovati, come vedete qui a schermo. Sono ancora presenti, guardate sotto questa bella illuminazione in showroom dal centro Porsche Bari, le nervature sul cofano. E mi allontano un secondo, vi faccio vedere un po' la linea laterale della Panamera 2020-2021, che appunto, come anticipato, non è stata stravolta. Abbiamo nuovi design per i cerchi che prendono un po' il corso stilistico di Porsche, con anche la 992, 3 nuovi design da 20 e 21 pollici rispettivamente, dei cerchi giganteschi, e qui nelle fiancate appunto vi faccio di nuovo vedere l'auto non è stravolta quasi per nulla. Abbiamo sempre la striscia cromata, la fascia cromata che corre per tutta quanta la vetratura laterale, e qui si ricongiunge con questa C sul terzo montante dove andiamo ad incontrare la bocchetta. Non temete, non è ovviamente una versione full electric, come anticipato questa è la Panamera e-Hybrid e questa è la bocchetta di ricarica perché è una versione plug-in hybrid. Nel posteriore abbiamo i gruppi ottici ridisegnati, questo è il più grande cambiamento estetico della nuova Panamera. Vediamo questa fascia rossa LED, una fascia luminosa che percorre tutto quanto il posteriore della vettura e va a congiungere i 2 elementi posteriori a destra e a sinistra che sono più doppi, sono più spessi e danno ancora più presenza alla vettura. Qui c'è il telo con la quale l'auto è stata svelata pochissimo tempo fa, giusto un minuto fa, infatti non ho neanche aspettato, non ho neanche voluto io metterlo a posto perché ho voluto subito mostrarvela subito dopo averla svelata. E qui c'è infine il badge Panamera 4S, guardate un po' il lettering in corsivo con l'acid green, il verde acido, che va a contraddistinguere le versioni ibride di Porsche, sin dalla 918 Spider. E abbiamo anche qui un altro badge di riconoscimento e-hybrid, sempre in verde acido, insieme alle pinze freno gigantesche. Ma adesso, dopo avervi un po' mostrato l'estetica della versione classica, voglio anche mostrarvi un po' come cambia, nel poco, esteticamente poco, la versione Sport Turismo. Nell'anteriore, come detto, abbiamo sempre le prese d'aria più allargate, più prominenti, la fiancata molto, guardate un po' fluida, di questa bella shooting brake, e anche il posteriore, anche questa è una 4S Hybrid, con la fascia che corre per tutta la superficie del grande baule della Panamera Sport Turismo e unisce seguendo il family feeling di 992, certo, ma anche della nuova Macan e del nuovo Cayenne. Ora, dopo questa veloce analisi di ciò che è cambiato veramente nell'estetica e negli esterni della Panamera e della Panamera Sport Turismo, direi che è il caso di salire un attimo a bordo
e parlare di tante novità interessanti di questo modello. Bene, il caso di salire a bordo quindi della nuova Panamera 2020, mi siedo un attimo insieme a voi, vi mostro tutti i dettagli. Chiaramente l'auto è super incelofanata per questioni di sanificazione, igienizzazione e mantenimento appunto dell'igiene degli interni in questo duro periodo. Vi mostro già ciò che c'è davanti ai miei occhi, chiudo per ragioni di audio. Abbiamo i 5 quadranti circolari, di cui 4 tutto intorno sono digitali e a breve scompariranno, e al centro l'unico analogico è quello che riguarda il contagiri con la lancetta in verde acido. Sotto in digitale le informazioni della marcia inserita, anche se è il PDK autorapporti, con anche il tachimetro digitale. Abbiamo 2 segnalini in basso, come vedete, i power e charge, per andare un po' a dare uno sguardo in ogni momento se la vettura viene ricaricata con la frenata rigenerativa, quindi in charge, oppure quando viene usata la carica delle batterie in modalità e-power. Tutto intorno altre informazioni: 24 gradi di temperatura esterna, l'autonomia, anzi no, scusate, i chilometri, il contachilometri della vettura, il nome, se vi siete dimenticati in quale meraviglia vi trovate, in questo caso è una Panamera 4S, e anche data e ora. Qui diamo uno sguardo perché lo Sport Chrono è stato rivisitato, abbiamo un cronografo quindi al centro per tenere sempre sott'occhio sia l'orario ma anche i tempi sul giro nel caso in cui vogliate utilizzare la vostra Porsche in pista, e il volante rivisitato per seguire il nuovo corso stilistico della casa di Stoccarda, con logo Porsche al centro, con il clacson, bucature più pronunciate sotto e ai 2 lati sulle 3 razze per ricordare la 992, la nuova 911, il rotore per i driving mode, quindi per selezionare tutte le modalità che più si confanno al vostro stile di guida, quindi normal, sport, sport plus, individual, e anche i pedal per il cambio PDK e il doppia frizione. Accendo un secondo il quadro, si illumina come fosse Natale. Guardate, qui abbiamo l'autonomia del pacco batterie e tutte quante le informazioni, tutte le lancette rigorosamente in verde acido, e al centro l'enorme schermo in formato widescreen, touch ovviamente, con un bel feedback della Porsche Panamera. Qui al centro del tunnel nel frattempo hanno acceso non so quale belva. Abbiamo tutta la console di comando con i pulsanti che scompaiono in questo bel nero lucido, quindi per il controllo del clima, dell'aria condizionata, e anche tutti questi pulsanti per controllare il sistema infotainment. Attraverso il sistema infotainment, tra l'altro, mi giro un secondo e così ci guardiamo negli occhi, si possono controllare i parametri di tante modalità, sia nella modalità elettrica o ibrida, sia per quanto riguarda le modalità di guida più sportive, più tranquille, o quelle più individuali. In quest'auto, tra l'altro, è stato migliorato il sistema PSM, il Porsche Active Suspension Management, quindi il controllo attivo delle sospensioni della Panamera. Abbiamo anche un migliorato Porsche Torque Vectoring, quindi il sistema di ripartizione della coppia tra le 4 ruote motrici nelle versioni 4 e 4S, e anche il sistema PDCC, parlo del Porsche Dynamic Chassis Control, quindi tutto il controllo dell'assetto della vettura. Guardate un po', vi faccio vedere gli interni con i sedili in pelle, con queste impunture che danno molta tridimensionalità alla vettura, e questa eleganza che viene ripresa anche nel pannello porta, con cuciture eleganti, non a contrasto come si vedono di solito, ma in un grigio chiaro in questo caso, in questa configurazione, e in basso anche lo speaker by Bose. Nella parte posteriore nulla è cambiato a livello di comfort, di spazio e anche di utilizzo di tutte le funzionalità. Qui in basso ci sono 2 prese USB-C, anzi 3, di cui 2 di ricarica, e abbiamo anche il tetto apribile per goderci un po' la vettura. Infine qui c'è tutta quanta la plafoniera per controllare appunto l'apertura del tetto apribile panoramico e anche l'illuminazione degli interni. Infine guardate un po' qui lo specchietto frameless. Bene, basta chiacchiere, ora è il momento di parlare di cosa cambia veramente per quanto concerne la dinamica, la meccanica, l'ingegneria, insomma tutta la parte veramente interessante di una Porsche come si deve. La nuova Panamera 2020, come anticipato, è cambiata più nella sostanza che nella forma. Le classiche versioni Panamera, Panamera 4 e 4S sono accompagnate anche dalla GTS e dalla Turbo S. Non esiste più la Turbo, quindi Turbo S, tenetelo a mente, è l'unica disponibile. Ma partiamo in maniera più soft dalla Panamera e Panamera 4.
Montano un motore 2009 V6 da 330 cavalli, rispettivamente a 2 e 4 ruote motrici, con 450 Nm di coppia e delle prestazioni che, a parte i cambiamenti del PSM e del PDCC, non sono praticamente state mutate. Abbiamo la versione GTS, che è un po' più potente, la versione intermedia se vogliamo, che ha chiaramente delle caratteristiche estetiche che la contraddistinguono, tipo i fari posteriori scuriti di serie, sempre per quanto riguarda la fanaleria LED posteriore, un motore che guadagna 20 cavalli in più ed arriva a 480 rispetto alla versione pre-lifting, 620 Nm di coppia massima sprigionati da questo V8, non V6, e la GTS inoltre monta un impianto di scarico sportivo. La Turbo S ha guadagnato 80 cavalli arrivando a 630 totali sviluppati dal motore 4000 biturbo, più 50 sono Nm del motore biturbo, quindi 820 Nm di coppia massima, per un'auto che fa lo 0-100 in modalità Sport Plus con il rotore sotto il volante in 3,1 secondi, arriva a una velocità massima di 315 km/h e che, pensate un po', è un'auto da record, ebbene sì. C'è una categoria di vetture che si chiama vetture executive per quanto riguarda il Nürburgring e l'auto è riuscita a girare in 7 minuti 29 e 81. Insomma, tempi da capogiro per un'auto di questo peso. Ve lo metto qui sullo schermo. Infine, la vettura in cui sono seduto adesso è una e-hybrid, come detto la versione plug-in hybrid della Panamera, monta un pacco batterie da 17,9 kWh con delle caratteristiche elettriche migliorate rispetto alla precedente, con un pacco batterie da 14,1 kWh. Tutto ciò si risulta in 54 km di autonomia circa, un'autonomia migliorata del 30% rispetto al passato, con un motore elettrico da 100 kW che, lavorando in combinato con quello termico con il 2009 V6, raggiunge una potenza complessiva di 560 cavalli. Tutto ciò è abbinato ovviamente al cambio a doppia frizione PDK ad 8 rapporti e vengono sviluppati 750 Nm di coppia massima con delle prestazioni veramente di tutto rispetto e veramente in pieno stile Porsche, nonostante sia un'auto ibrida. Abbiamo uno 0-100 in 3,7 secondi e una velocità massima di 298 km/h. Insomma ragazzi, la Panamera, leitmotiv della vettura è cambiata nella sostanza, non nella forma, è un'auto sempre attuale e sempre interessante. Un'auto che vende tantissimo nell'ambito delle vetture di lusso tedesche, ma non solo. E ora, dopo questa attenta analisi, voglio sapere da voi i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un like, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello perché chi lo sa, in futuro potrebbe arrivare un video con una configurazione per la nostra serie Il Configuratore che trovate qui in alto nelle schede. E infine, se volete cercarci ovunque, sito internet, account social e quant'altro, basta cercarci su internet scrivendo wedrive.tv.